Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Diana di Classe Italiana e oggi vediamo insieme un po' di condizionale. Voglio scoprire insieme a voi due funzioni di questo modo del verbo molto importanti quando parliamo di cose di tutti i giorni. Ma prima di tutto voglio mostrarvi una foto. Vi presento Giulio. Lui è un mio amico e stamattina mi ha mandato questa foto mentre io lavoravo e non ho potuto chiamarlo, ma appena l'ho visto ho pensato, secondo me Giulio ha un problema e forse ha anche bisogno di un po' di aiuto. Lo pensate anche voi, vero? Vogliamo vedere insieme qual è il problema di Giulio? Siete d'accordo? Allora lo chiamo subito, vediamo se mi risponde. Lo metto in viva voce. Pronto? Ciao Giulio, hai un attimo? Ciao Diana, sono in pausa pranzo. Dimmi. Beh, io ho visto la foto che mi hai mandato e ho pensato che forse mi vuoi parlare di un problema. Sì, tempo fa il mio capo mi ha fatto una proposta per un nuovo lavoro. E di che cosa si tratta? Stanno aprendo una nuova sede a Londra. Lui preferirebbe rimanere in Italia e per questo vorrebbe spostare lì i suoi collaboratori più giovani e brillanti. E io sono nella sua lista. E quando dovresti partire? Tra un mese, appena la sede sarà in funzione. E che cosa faresti lì? Avrei la responsabilità dei nuovi progetti e dirigerei il gruppo dei nuovi collaboratori. Ovviamente dovrei lavorare molto di più, ma questa posizione porterebbe anche tante nuove soddisfazioni e avrei la possibilità di migliorare. Il mio lavoro qui adesso è interessante, ma non ho nessuna possibilità di crescere. Ok, ma a parte le soddisfazioni personali, che cosa ti darebbero? Mi darebbero un aumento di stipendio del 20%, poi pagherebbero l'affitto dell'appartamento e i voli per tornare una volta al mese, E quanto tempo dovresti stare lì? almeno 3 anni. E questo è il problema. Non so se voglio stare lì per 3 anni. Non riesco a immaginare come sarebbe. Beh, probabilmente all'inizio la situazione potrebbe essere un po' difficile, ma dopo diventerebbe più facile. Senti, io devo scappare, la pausa pranzo è quasi finita, ma tu cosa faresti? Beh, al posto tuo io accetterei perché l'esperienza potrebbe essere bellissima. Grazie mille del tuo consiglio. Ci sentiamo quando esco dal lavoro. Ciao! Va bene, ho capito. Ciao, ciao. Bene, avevamo ragione noi. Giulio ha un bel problema. Ma abbiamo capito la telefonata con Giulio? Vediamolo insieme. Di cosa abbiamo parlato io e Giulio? Giulio ha conosciuto il suo nuovo capo? O Giulio ha una nuova occasione di lavoro? O Giulio ha chiesto un aumento di stipendio del 20%? Brevissimi, Giulio ha una nuova occasione di lavoro. Seconda domanda. Il capo ha proposto a Giulio di trasferirsi con lui a Londra o di andare con un nuovo gruppo di collaboratori? È la seconda, brevissimi. E terza domanda, è l'ultima. Giulio mi chiama per farmi una proposta o per chiedermi un consiglio? Per chiedermi un consiglio. Benissimo, abbiamo capito la telefonata con Giulio. Allora adesso possiamo andare un po' avanti e provare a capire meglio la proposta del capo di Giulio. Vediamo insieme che cosa dovrebbe fare Giulio. Avrei la responsabilità dei nuovi progetti e dirigerei il nuovo gruppo dei collaboratori. Dovrei lavorare molto di più, ma questa posizione porterebbe anche tante nuove soddisfazioni. Mi darebbero un aumento di stipendio del 20%, poi pagherebbero l'affitto dell'appartamento e i voli per tornare una volta al mese. Benissimo.
Quali e quanti verbi ha usato Giulio per descrivere la sua nuova occasione di lavoro? Bravissimi, sono 5. E che cosa sono? Verbi al condizionale. Quale tempo? Il presente. Ottimo, sono 5 verbi al condizionale presente. E allora ho una domanda. Perché Giulio usa il condizionale presente per descrivere la sua nuova occasione di lavoro? Guardate un po'. Quando Giulio parla della sua attuale posizione, dice: la mia posizione qui adesso è interessante, ma non ho nessuna opportunità di crescere. Che cosa usa Giulio qui? Che tempo e che modo del verbo? L'indicativo presente, bravissimi. Invece qui Giulio usa il condizionale presente. Perché questa differenza? Vediamo insieme come rispondere a questa domanda. Quando Giulio parla della sua attuale posizione, parla di una situazione reale o possibile? Reale, bravissimi. Quando parla della sua nuova occasione di lavoro, parla di una situazione reale o possibile? Possibile. Bene, allora abbiamo la risposta alla nostra domanda. Giulio usa il condizionale presente perché nel momento presente la situazione non è reale e non è sicura, ma è possibile in un momento futuro. Vi piace questa nuova funzione del verbo? Secondo me sì, perché è molto importante quando vogliamo parlare di qualcosa che non è qui e non è ora, ma può essere in un futuro più vicino o anche più lontano. Ma questa non è l'unica funzione del condizionale che vediamo oggi. Andiamo un po' avanti nella telefonata e scopriamo insieme l'altra funzione del condizionale. Vi ricordate la domanda di Giulio alla fine della telefonata? Riascoltiamola insieme. Ma tu cosa faresti? Tu cosa faresti? E vi ricordate che cosa ho risposto io e soprattutto come ho risposto? Ascoltiamolo. Beh, al posto tuo io accetterei. Al posto tuo io accetterei, perché potrebbe essere un'esperienza bellissima. Beh, questo assolutamente non è un condizionale per esprimere una situazione possibile. Che cos'è? Vi ricordate la domanda che vi ho fatto all'inizio? Giulio mi chiama per farmi una proposta o chiedermi un consiglio? Per chiedermi un consiglio e questo è il mio consiglio per Giulio. Però non ho detto accetta o devi accettare. Ho dato a Giulio un consiglio molto gentile. Ho detto a Giulio che cosa io farei nella sua situazione e ho usato l'espressione al posto tuo con il condizionale presente. In quale persona? La prima, bravissimi. Da oggi anche voi potete dare un consiglio gentile con l'espressione al posto tuo più il condizionale presente nella prima persona del singolare. Io ho aggiunto anche un perché per motivare il mio consiglio. Potete farlo anche voi. Quando? Adesso vi aspetto nei commenti al video, così voi potete fare un po' di pratica. Io posso controllare e correggere se necessario e Giulio può avere tanti altri consigli per la sua situazione. Usate l'espressione io al posto tuo con il condizionale presente per il vostro consiglio e, se volete, aggiungete un perché per motivare il vostro consiglio. Benissimo, abbiamo finito la nostra video lezione sul condizionale e abbiamo imparato due cose. La prima cosa, abbiamo imparato come parlare di una situazione che nel momento presente non è reale e non è sicura, ma è possibile in un futuro. 2. Abbiamo imparato come dare un consiglio ad una persona in modo gentile e non invadente. Per il momento vi ringrazio per la vostra compagnia e per aver studiato con me e vi aspetto alle prossime video lezioni. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E non dimenticate di seguirci sul nostro sito classe-italiana.com e sui nostri social Facebook, Instagram e LinkedIn. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.